Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche per l'estate 2022. Sono letture generiche, quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate anche il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, mostrami le tendenze energetiche per l'estate. Grazie. Abbiamo la luna. Amici del Toro, la luna parla di subconscio, parla di sogni, parla di qualche cosa che viene a galla. Probabilmente potrebbero essere delle sensazioni, delle emozioni o dei ricordi che arrivano dal passato. La luna fa anche riferimento in realtà a quelle che sono le proiezioni. Ricordiamoci che la luna è un satellite e brilla di luce riflessa, quindi qui si potrebbe parlare di qualche tipo di proiezione che magari viene fuori, un qualche cosa di cui vi rendete conto, magari di cui prima eravate inconsapevoli. Parla anche di paure, parla di qualche cosa comunque che è rimasto nel profondo per diverso tempo e che probabilmente in questo periodo ritorna a galla, ok? Facendo riferimento anche a tutto quello che è l'attività onirica, quindi ai sogni, e qui parlo di sogni, diciamo ad occhi chiusi, quindi quelli che si fanno veramente quando si dormono, potrebbe avere un qualche tipo di riferimento per qualcuno ai messaggi che arrivano nei sogni, perché comunque il sogno è un messaggio che in qualche modo il nostro subconscio ci dà, ci fa, ci fa rendere conto di qualche cosa eh, che magari non si vuole vedere. Ecco, chiaro, poi i sogni vanno interpretati, però. Allora, cominciamo con un asso di coppe, un 10 di coppe al contrario, un re di coppe e un 3 di spade. Allora, l'asso di coppe qui potrebbe rappresentare quello che è un nuovo inizio, e si parla di fine giugno, inizio luglio, così più o meno, diciamo inizio luglio per capirci. Ehm, e sento che potrebbe essere un nuovo inizio affettivo, quindi per qualcuno magari si tratta di una nuova relazione o di un nuovo inizio, magari di un progetto, magari di un'idea, può anche parlare di quello che è la gestazione di un'idea. L'asso di coppe in sé parla di innamoramento e di nascite, ok? Quindi si può anche parlare di quello che è la nascita di un bimbo o il concepimento, anche se vedo di più l'atto del portare alla luce, con questo asso di coppe, proprio qualche cosa che sboccia, qualche cosa che nasce. Abbiamo poi questo 10 di coppe al contrario e qui ho un po' la sensazione che in realtà, si debba ancora compiere, chiudere, concludere qualche tipo di ciclo che magari, riguarda la primavera. C'è una sorta di, ehm, bisogno, necessità di chiudere un qualche tipo di capitolo. È come se, sì è vero, c'è questo inizio, c'è questa sorta di innamoramento, ma non si arriva a quello che è un completo appagamento. Il re di coppe potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, potrebbe rappresentare una persona con la quale entrate semplicemente in contatto. Essendo un re di coppe, potrebbe far riferimento per qualcuno a una persona che conoscete, diciamo, da un punto di vista romantico, oppure considerato che qui c'è anche la luna, lo sento molto collegato come fosse un terapeuta, una guida, un maestro spirituale, perché comunque il re di coppe è una di quelle persone che aiuta gli altri ed essendoci la luna che mi parla di subconsci, di paure che vengono a galla, sento che potrebbe essere per qualcuno che ci si rivolga appunto a un maestro mi parlano di agopuntura, quindi magari qualcuno, va a farsi fare un ciclo di trattamenti di agopuntura per stare meglio insomma.
perché comunque sento che con questo 3 di spade c'è qualche tipo di dolore che ancora non avete comunicato, che ancora vi tenete dentro, okay? Ehm, Potrebbe anche semplicemente essere una discussione, potrebbe essere semplicemente uno screzio, non deve essere necessariamente un tradimento o una bugia, okay, anche perché, insomma, non ci sono tante carte negative intorno al 3 di spade, quindi non lo sento poi così negativo in realtà. Scusate. Diciamo che verso la fine di luglio, sento che qualcuno vorrebbe fare un viaggio, che in realtà poi non si fa, perché questo 8 di coppe, che anche lui come carta parla di un viaggio, in realtà è girato al contrario. È come se non ci fosse con questo asso di spade la necessaria chiarezza mentale per capire dove andare, per capire che tipo di obiettivo puntare. La stella parla di trovare il proprio cammino, parla di quello che è un'elevazione da un punto di vista spirituale. Avete la luna, qui si sta facendo un lavoro di introspezione secondo me. La stella parla anche di speranza però, parla anche di sogni, così come la luna. Questi forse sono i sogni che si fanno un pochettino di più ad occhi aperti e questi sono i sogni che si fanno un pochettino di più ad occhi chiusi, però sempre di sogni si parla di quelli che sono anche i desideri. Quindi probabilmente qui c'è qualcuno che in agosto sta pensando come muoversi, perché la volontà di muoversi c'è, la volontà di fare questo viaggio, ma non si ha ancora abbastanza chiarezza mentale per capire da che parte andare, per capire, qual è la vostra strada, qual è il vostro cammino, qual è il vostro obiettivo principale in questo momento di vita. Abbiamo poi un cavaliere di spade al contrario, un 2 di spade, un 6 di coppe e la temperanza. Quindi sento che ci sarebbe, ripeto, la voglia di andare via da una situazione, ma non c'è chiarezza mentale. Infatti qui con il 2 di spade vediamo questa sorta di dubbi, guardate il 2 di spade ha la benda e anche la luna parla di quelle che sono le cose che potenzialmente potrebbero essere nascoste, ma non nascoste perché qualcuno non ve le sta dicendo, sono nascoste perché voi non le vedete, non siete secondo me in grado in questo momento di avere quello che è una visione obiettiva magari di tutta quella che è la situazione. È come se qui qualcuno si sentisse un po' incastrato in una situazione, volesse fare un movimento, ma non avesse ancora ben chiaro qual è il movimento corretto, mh. Abbiamo la voglia proprio di scappare a gambe levate qui, perché abbiamo un cavaliere di spade al contrario. Quindi sento che proprio per qualcuno c'è la voglia di c'è più che la voglia di fuggire, c'è la voglia di perseguire i propri obiettivi, mh? E con questo 2 di spade sento che ci sono tanti dubbi, sento che c'è qualche cosa che ancora non riuscite a vedere chiaramente, ma infatti anche la luna parla di quelle che sono le proiezioni. Le proiezioni si fanno, su un qualche tipo di situazione o di relazione e normalmente sono proiezioni unilaterali, no, di conseguenza, ehm, distorgono, non so come si dice in italiano, creano una distorsione in quello che è la vostra percezione della realtà ed è per quello che non avete una visione chiara. Diciamo che credo che luglio sarà un buon periodo appagante da un punto di vista emotivo. Questo re di coppe, ripeto, potrebbe essere una persona che vi viene in aiuto, potrebbe essere il fatto che con tutto questo movimento emotivo riusciate ad entrare più in contatto con quello che è la vostra parte interiore, la vostra parte emotiva, il vostro potere spirituale anche un po' mi verrebbe da dire. Abbiamo poi però verso agosto, come vi dicevo, questa sorta di dubbio, perché l'asso comunque di spade è al contrario, quindi non avete tutta questa chiarezza mentale e lo riprendiamo qui con il 2 di spade, però sento che verso la fine del periodo, avendo questo 6 di coppe e la carta della temperanza, qui si va verso quello che è la guarigione, perché la temperanza parla di equilibrio, parla di quello che è il portare in equilibrio quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore. Il 6 di coppe è un altro riferimento al passato, così come anche la luna. Quindi qui per qualcuno si potrebbe parlare di qualche tipo di relazione magari karmica,
si potrebbe anche se non la sento tanto, sento di più qualche tipo di relazione di anime gemelle, o potrebbe far riferimento di nuovo anche ai sogni, perché il 6 di coppe parla anche un po' di quello che è la fiaba, okay, quello che ci si immagina. Sento che comunque, ripeto, con la carta della temperanza, guardate, in realtà potrebbe anche far riferimento a qualche amico o magari a qualche persona che torna dal passato, che torna dopo tanto tempo. Anche la luna, ripeto, parla di passato, anche se questa sento che sono più emozioni vostre interne che ritornano a galla e magari ritornano a galla proprio perché questa persona, questo re di coppe, potrebbe essere una persona che ritorna dal passato. C'è comunque alla fine della stesa quello che è una carta di guarigione, di equilibrio. La temperanza parla anche di pazienza e la pazienza è, la capacità di saper aspettare mantenendo comunque un'attitudine positiva. Però è una carta di c'è l'angelo, okay, la temperanza è rappresentata con un angelo, quindi in un certo e c'è anche la carta della stella che rappresenta un po' il destino. Quindi per certi versi è un po' come se ci fosse un intervento dall'alto per darvi una mano in tutta questa situazione, per darvi una mano in questo periodo. È come se ci fosse qualcuno che veglia su di voi e in qualche modo, vi porta, vi guida verso la guarigione. Andiamo a vedere una grazie. Fruizione. Stai sereno, dice, i tuoi sogni e le tue visioni arriveranno alla fruizione. I sogni. Avete 3 carte che parlano di riferimento ai sogni, ma c'è, ripeto, poi la stesa finisce con la carta della temperanza, che è una carta comunque molto, di buon auspicio, è una carta veramente di guarigione. Se qualcuno per caso qui ha avuto, una degenza, se ha avuto qualche tipo di, disturbo fisico, diciamo che verso la fine dell'estate si va verso la guarigione, si va verso quello che è uno stare meglio. Cari amici dell'Ariete, questo era quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la stesa vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.